Se vi piacciono i survival duri, tattici, con un'atmosfera ansiogena, Into the Radius 2 potrebbe essere il gioco che state cercando. Rimanete fino alla fine perché vi spiego tutto quello che c'è da sapere prima di comprarlo e vi ricordo che nel primo commento trovate il link al gruppo Telegram Sconti Giochi Meta, dove trovate sempre offerte aggiornate e il link affiliato per acquistare Into the Radius 2 e altri giochi in sconto. E utilizzando quei link supportate la baia. Ma adesso, sigla! La baia di Ben! La baia di Ben! Into the Radius 2 riprende esattamente l'ambientazione post-apocalittica del primo capitolo e anzi ne è il suo seguito diretto, riportandoci infatti nella zona contaminata di Pekorsk. Non c'è ancora una vera e propria campagna narrativa lineare, ma una serie di missioni randomiche che spingono il giocatore a esplorare le diverse aree disponibili nel gioco. Quindi esplorare, recuperare risorse e iniziare a svelare alcuni dei segreti che stanno appunto dietro l'anomalia che ha sconvolto l'intera regione. Al momento è un'esperienza fortemente survival, per adesso più orientata all'atmosfera e alla tensione costante che al racconto vero e proprio. Ma questo perché semplicemente il gioco al momento è in accesso anticipato. Into the Radius 2 sotto ogni aspetto migliora rispetto al primo capitolo. La versione PC offre una grafica molto più ricca, con dettagli ambientali, ombre dinamiche, particellari ed effetti di luce superiori. La versione Quest si difende bene con un alto livello di dettaglio, buoni effetti di illuminazione, anche se con una risoluzione di rendering più bassa, distanza visiva ridotta e un evidente fenomeno di pop-in degli oggetti. C'è però da segnalare un importante problema di stuttering per la versione Quest, che non era presente prima, perché io sto giocando Into the Radius 2 su Quest già da parecchio tempo e in realtà questo problema potrebbe dipendere da uno dei sottoaggiornamenti del firmware V77 del Quest, perché anche altri giochi che prima invece andavano benissimo hanno cominciato a presentare questo stesso problema. Per quanto riguarda il gameplay e le meccaniche di gioco, la differenza è netta. Le meccaniche delle armi sono ancora più realistiche, bisogna sempre pulirle, ripararle, cambiare pezzi, caricare i caricatori manualmente, ovviamente ci sono diversi metodi per farlo, montare accessori come ottiche, torce, slitte, silenziatori, insomma e tanto altro davvero. Lo shooting è migliorato ed è molto più preciso e più fedele. Ha aumentata anche la componente horror, grazie soprattutto a un comparto audio eccezionale, fatto di urla in lontananza, sussurri, rumori ambientali inquietanti. La sopravvivenza è un po' più complessa, bisogna sempre gestire la fame, il peso dell'equipaggiamento che stavolta è ancora più preciso, e poi varie anomalie ambientali che vanno da zone radioattive, acque tossiche, eccetera. I nemici sono molto più intelligenti, utilizzano coperture balistiche, si organizzano in gruppo per venirvi a stanare, l'equipaggiamento è personalizzabile molto di più rispetto al primo capitolo, a livelli estremi, è possibile disporre tasche, fondine, zaini, come preferite, c'è anche la possibilità di utilizzare fondine per destri o per mancini, e poi finalmente è stata stabilizzata la modalità multiplayer cooperativa, che consente di vivere l'esperienza di Into the Radius 2 con un altro giocatore, anche se questo fa venir meno la componente ansiogena del gioco, però se giocato nel modo giusto è possibile vivere un'esperienza terrificante condividendola con un altro. Le differenze tra le due versioni non si limitano all'aspetto grafico. La versione PC ha più contenuti, una terza mappa, Ghost Town, assenti al momento su Quest, insieme a nemici e zone radioattive che arriveranno con futuri aggiornamenti. La versione Quest sacrifica risoluzione e distanza visiva, con pop-in evidente, ma mantiene un buon numero di dettagli ambientali e effetti di luce decenti. Entrambe condividono le stesse meccaniche hardcore, ma su Quest la gestione delle prestazioni va monitorata, soprattutto per via del recente problema di stuttering. Ragazzi, vi ricordo che creare questi contenuti richiede tempo, passione, test approfonditi e notti passate a creare video come questo. Se vi piace quello che faccio e volete supportare davvero il progetto della baia e aiutarlo a crescere, iscrivetevi al canale, attivate tutte le notifiche, venite a vedere anche gli altri video, mettete un like e commentate, cose tutte gratuite per voi ma molto importanti per il canale. Adesso andiamo in chiusura di questo prima di comprare. Tra i pregi troviamo un'atmosfera ansiogena e coinvolgente, meccaniche di shooting e gestione armi migliorate, personalizzazione estrema dell'equipaggiamento, ottimo porting della versione PC su Quest, multiplayer cooperativo finalmente ben funzionante. Tra i difetti al momento è incompleto, su Quest è un pochino indietro rispetto alla versione PC, problemi di stuttering su Quest, l'accesso anticipato al momento non offre una vera campagna narrativa, attenzione perché i futuri aggiornamenti potrebbero non essere compatibili con i salvataggi attuali e infine il gameplay hardcore forse non adatto a tutti.
Dunque, il mio parere personale. Se avete giocato il primo capitolo e vi è piaciuto, ovviamente questo è imperdibile. Tutte le migliorie le noterete immediatamente. Al momento direi che è il simulativo survival horror più appagante che si possa trovare in circolazione. Giocato al massimo livello di difficoltà in modalità Iron Man attiva, come lo sto giocando io, è un'esperienza intensa e costantemente tesa. Tuttavia, la possibilità di personalizzazione dei livelli di difficoltà lo rende accessibile anche a quei giocatori occasionali che vogliono un'esperienza un po' più soft, senza rinunciare però all'atmosfera unica della zona di Pekorsk. Nonostante sia ancora in accesso anticipato sia su PC che su Quest, stiamo parlando di un gioco già solido, con ottime basi per poter diventare uno dei migliori survival VR al momento disponibile. Se vi incuriosisce, tutti voi, chiunque, potete provarlo e adattarlo al vostro stile di gioco. Vi ricordo, per l'acquisto con lo sconto trovate il link all'interno del gruppo Telegram Sconti Giochi Meta, vi lascio il link nel primo commento. E come sempre, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti e soprattutto continuate a seguire per non perdervi le prossime novità. Fatemi sapere tra i commenti se lo avete già comprato e lo state giocando, oppure se eravate incuriositi e pensavate di prenderlo, e se questa recensione prima di comprare vi ha aiutato a scegliere. Dal Capitano Ben è tutto, vi aspetto nella baia, un saluto marmaglia. Ho ho!